Buondì a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nina e oggi vi porto un altro video sugli acquisti perché ultimamente dovete sapere che, siccome ci sono stati diversi saldi ultimamente, sono andata parecchie volte in un posto che insomma non è tanto distante da dove abito io, che è l'Outlet Village Val di Chiana. È un outlet dove sono compresi tantissimi marchi diversi, da quelli più diciamo comuni come Tezenis, Kiko, Calzedonia, anche alle marche più importanti come Trossardi, Borbonese, Guess, ce ne sono tanti altri. Ma bando alle ciance direi di iniziare con i primi acquisti. Uno dei primi negozi che ho visitato è stato proprio quello della Bialetti. Esatto, e voi tutti ormai lo conoscerete, conosciamo tutti la Bialetti, perché mentre effettivamente fai shopping che te lo pigli in bel caffettino. Allora, nel negozio della Bialetti, come mio primo acquisto, ho trovato questa bellissima tazza. Come potete vedere ci sono tutti i disegni delle carte, infatti si chiama collezione speciale Il cuore delle carte Bialetti. Una delle tazze rimaste diciamo in offerta giù in un angolino buio del negozio. Mi ricorda molto lo stile un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie con tutte le carte disegnate sopra. Il mio secondo acquisto invece per quanto riguarda Bialetti è stata questa bellissima Mocha Express Bialetti Special Edition rossa. Perché dovete sapere che io a Natale ho regalato a mia mamma una impastatrice più o meno dello stesso colore della Mocha. Io appena l'ho vista ho detto wow, questa in cucina ci starebbe benissimo. E ora ve la faccio vedere ed eccola qui in tutto il suo splendore. Come vi ho già detto prima, mi ha colpito molto il colore di questa Mocha, con ovviamente l'omino della Bialetti disegnato davanti, molto carino. Una semplicissima Mocha come tante altre, solo che questa è più ganza perché è di colore rosso. Sfortunatamente l'unica pecca di questa Mocha è che non funziona sui piani a induzione. Però di recente mi hanno detto in negozio, insomma il negozio della Bialetti mi hanno detto che ora hanno inventato anche una sottospecie di, come dire, accessorio in più da mettere sotto la Mocha che funziona anche per i piani a induzione. Ora purtroppo non mi ricordo come si chiami, però so che c'è. Funzionano fino a un certo tipo di misura di Mocha, mi sembra fino anche a quelle un po' più grandi diciamo di grandezza. L'ho voluta prendere non solo per il colore ma perché era in saldo, perché diciamo ne erano rimasti pochi modelli di questo modello qui. Quindi essendo in saldo ho detto ma sì, prendiamo una bella macchinetta per il caffè, che il caffè serve sempre. Come ultimo acquisto all'interno del negozio Bialetti, siccome ho comprato sia la tazza che la Mocha Express, mi hanno anche dato una confezione di caffè macinato. Io in questo caso ho scelto quello delicato, che mi hanno detto che per l'appunto era delicato come sapore, chi l'avrebbe mai detto, e che era anche un po' dolce, per chi vuole assaggiare il gusto del caffè senza però sentire troppo magari il sapore. E questo è tutto. Una volta finito da Bialetti, la mia attenzione è stata colta. Mi sono diretta verso il negozio della Benetton perché avevo visto dalla vetrina che c'erano diverse magline e diversi anche pantaloni scontati. Ok, come vi ho già detto prima, sono stata attirata dalle offerte che c'erano delle magliette perché io trovo la Benetton molto buona come marca, trovo che soprattutto le loro magline siano di buona qualità e mi ci trovo particolarmente bene, soprattutto quando metto le magline sotto ai golf, perché sono un po' freddolosa e la canottiera non mi basta, mi serve canottiera, magliena e golf. La prima che ho trovato è questa qui, scusatemi ma mi sa che non c'entra in cam perché è un po' lunga, ma l'ho presa apposta, di color giallo. Questa invece è la terza. Questa è la terza maglina che in cam forse sembra rossa ma vi posso assicurare che è marrone. E poi un'altra maglina a maniche lunghe, però questa volta blu scuro. Sono tutte magline di taglia S, vi torneranno sicuramente molto comodo per i golf. Di conseguenza, subito dopo Benetton, sempre nel mio girovagare all'interno dell'outlet, ogni volta che ti fermi è rischio acquisto, mi sono imbattuta nel negozio della Louis Jo. Nella busta c'è scritto Rebel Queen, ma questa cosa l'ho presa da Louis Jo. E sto parlando di questa
Yes, mi sono fatta sedurre da questa bellissima borsa. Da un pochino che cercavo una borsa come questa, di un tessuto morbido, e tra l'altro mi mancava rossa, una borsa rossa in questo modo, perché l'unica cosa di rosso che ho è lo zaino della Louis Vuitton, ma ovviamente essendo uno zainetto lo metto più che altro dietro le spalle. Una vera e propria borsa a tracolla non ce l'avevo, e quindi quando ho visto questa ho detto: "Oh, aspettavi solo me di la verità". È vero o no? Una semplicissima borsa a tracolla, tutta rossa, piena di bottoncini dorati intorno. Sembra quasi una pochette. Come potete vedere non ha né cerniera né bottoni, è semplicemente a clip. C'è ancora la roba dentro perché non l'ho ancora... Non gli avevo ancora tolto le carte nemmeno. La borsa, nonostante non sia poi tanto grande, diciamo che è di dimensione medio-piccole, è comunque molto grande dentro. Ci stanno tranquillamente tante cose dentro. C'è una tasca più grande, poi una tasca con la zip dentro. Aspettate, sentiamo come si richiude. Sublime. L'unica cosa, essendo un materiale morbido, immagino che ci dovrò stare attenta perché sarà facile, cioè può essere facile rovinarla una borsa così, però mi piace molto. Bello anche questo colore rosso acceso. Mentre stavo camminando per l'outlet ho proprio visto il nome Trussardi scritto gigante in un negozio, e non mi sono effettivamente mai fermata in un negozio Trussardi a vedere o a comprare niente, allorché la mia attenzione si è rivolta verso un'altra borsa, ed eccola qui per l'appunto, Trussardi. Ora non so se c'entra bene nell'obiettivo perché la busta è veramente gigantesca. e l'oggetto in questione, eccolo qui, tutto il suo rosa shocking di prepotenza. Proprio come potete vedere, questa borsa è molto particolare, a parte per il colore che, come ho detto, questo rosa molto acceso in combinazione col nero, però devo dire è molto carino il gioco che hanno creato qui sui bottoni. Ha anche un metodo di apertura e di chiusura molto particolare, perché bisogna spostare il gangino nero e poi tirare su. Ci vuole un po' di tecnica, diciamo. Questo, come potete vedere, ha la maniglia per portarla sia in mano sia a mezzo braccio, ma ha anche la tracolla. Potete vedere, è una tracolla bella larga, quindi anche se una persona dovesse metterci dentro tanti oggetti, diciamo che con uno spallino più fine ci si ammazzerebbe la spalla, invece essendo più largo porta meno peso sulla spalla. Direi che è molto comodo. Come potete vedere, invece dentro ha un colore completamente diverso, è blu e arancione, è tutta bella colorata come borsa, molto molto allegra. Il dentro è di una stoffa veramente morbidissima, e devo dire che anche questa è bella grande, c'entrano tante cose dentro, guardate, sembra che a momenti non si veda la fine. Come nella borsa di prima c'è una tasca aperta e una invece che è fatta a zip, quindi anche in questa borsa ci si può mettere dentro un sacco di cose, e quindi il rosa effettivamente è quello che si vede in cam, è molto acceso, e voi mi direte: mamma mia, è un po' strana come borsa. Sì, è particolare, va anche saputa abbinare, però un certo non so che, comunque vada, è una cosa molto particolare. Passiamo al negozio successivo, che siamo solo alla penultima cosa, dopo c'è anche un altro brand. Che danni si fa quando ci sono i saldi? Poi è il caso di dirlo: quando non ci sono i saldi, hai soldi; quando c'hai i soldi, non ci sono i saldi. Però se becchi un momento in cui ci sono i saldi e c'hai pure i soldi, è finita. Il prossimo brand in questione è Kiko, che logicamente non serve andare in un outlet per vedere Kiko perché è un marchio piuttosto conosciuto, però nell'outlet avevano dei prodotti che io nella Kiko che trovo più vicino a me, a dove abito, non c'erano, e quindi mi hanno attirato diverse cosine che loro avevano. Ok, inizierei da questo che è un lip gloss Charming Escape. Guardate com'è carino il packaging, rosa con tutti i fiorellini intorno, molto carino. Charming Escape Crystal Glass Lip Gloss, ed ecco qui il lip gloss. Devo dire che si presenta molto bene anche col tappino, anche qui sempre rosa con dei fiori in rilievo dorati, molto carini. Un color quasi bronzo, ora ve lo faccio vedere, vi faccio uno swatch per farvi vedere meglio il colore magari.
Sì, è un colore molto metallizzato, io l'ho pensato soprattutto per essere usato d'estate. Se vi interessa il colore, questo è il numero 03 della collezione Charming Escape. Passiamo a tutti gli altri perché ho comprato un botto di roba anche da Kiko, mi rovinerò. Il prossimo acquisto che ho fatto da Kiko è stato questo. Questo è un blush della linea Lost in Amalfi, packaging tutto blu. Ora ve lo faccio vedere. Ed eccolo qui, un bel rosa con tanto di specchietto. Ora magari per farvi capire l'intensità di colore cerco di farvi uno swatch. Ed eccolo qua, come potete vedere è un bel rosa bello intenso, e siccome il mio blush stava per finire mi sono detta ma sì, prendiamolo, è molto carino, poi mi piace molto il packaging, come è stato creato, non è né tondo né quadrato, è un misto tra tutti e due, è anche molto carino e non è tanto grande, quindi si riesce a portare bene anche nella pochette. Come altro acquisto da Kiko ho preso questo. E ora non so se si vede bene, non so se si capisce, ma sono tutte e tre matite labbra, perché io uso molto spesso le matite labbra per aiutarmi con il rossetto, per delineare le mie labbra, mi ci trovo molto bene, soprattutto con queste di Kiko, perché tendenzialmente hanno una bella pigmentazione e io riesco a stenderle molto bene. Ora ve le faccio vedere. La prima che ho ripreso è stata la 314, che è una matita che già ho, però siccome l'ho usata tanto ultimamente l'ho quasi finita e quindi ho deciso di ricomprarla un'altra volta. Bellissimo rosa molto acceso sotto al blush, guardate che bel segno che lascia. Non lo definirei proprio rosa, ma è quasi un viola come tonalità, però io lo sfrutto molto su tantissimi miei rossetti. Dopodiché ho preso un'altra matita che io ho usato molto e che mi stava per finire, quindi l'ho ripresa, e in questo caso è la 313, anche questa è sempre sulle tonalità del rosa, è un rosa molto più chiaro rispetto a quello che era questo di sopra, però anche questo lo sfrutto molto con moltissimi dei miei rossetti. E come ultima delle matite ho deciso di prendere questa, che è la 404 ed è un marrone, solo che questa, come potete vedere, non è una matita normale, ma è di quella tipologia di matite che non hanno bisogno di essere appuntate, ma che semplicemente si tira fuori la punta e poi si rigira. Però questa matita ha in più all'altra estremità un pennellino di gomma insieme alla matita, per aiutare chi sta usando la matita a delineare meglio le labbra. Eccolo qui il pennellino, io ancora non ho avuto modo di usarlo, però sicuramente sarà utile in viaggio, perché comunque hai una matita labbra insieme anche al pennellino, quindi sicuramente per i viaggi questa tornerà molto comoda. Altro acquisto sempre di Kiko, questa volta le mie attenzioni si sono spostate su un rossetto, e in questo caso è questo qui di Kiko, che è il numero 12. E questo è un Lasting Matte Veil Liquid Lip Color, quindi è un rossetto matte. Mi è piaciuto subito fin dall'inizio, perché sempre per il fatto che ho usato molto un rossetto che è molto simile a questo colore, lo stavo finendo, appena ho visto questo ho detto ah perfetto, prendo questo così risolvo il problema. Che questo lascia una bella tinta, mi piacciono i prodotti che lasciano una bella pigmentazione, e l'ho provato sulle mie labbra e devo dire che dura abbastanza. Speravo che fosse un po' più matte, però tutto sommato è un buon prodotto che rimane abbastanza incollato sulle labbra. Come ultima cosa che ho comprato da Kiko, guardate che bellissimo packaging che abbiamo qui, perché questa volta si tratta di un brush, di un pennello Dolce Diva Double Handed Face Brush. Eccolo qui il nostro makeup brush, che come potete vedere è composto da due pennelli per il trucco. Come potete vedere la parte più vaporosa è pensata appunto per estendere al meglio i prodotti in polvere, e invece questo che è appiattito per estendere più facilmente i prodotti in crema. Sono morbidissimi, entrambi i lati hanno delle setole che sono morbidissime, e quando ho visto questo makeup brush, siccome ha due lati per due funzioni diverse, ho pensato la stessa cosa della matita di prima. Per i viaggi questo è molto comodo, perché in un unico prodotto abbiamo due funzioni insieme, oltre al fatto che è anche molto bello da vedere secondo me. Come ciliegina sulla torta, siccome come potete aver
come avete visto fino adesso, ho comprato tanta roba da Kiko, ho comprato tanti prodotti da loro. Siccome ho comprato tante cose, Kiko sicuramente avrà detto vabbè. Mi hai svaligiato il negozio, almeno un regalino te lo devo fare. E infatti nel negozio mi hanno regalato questi. Mi hanno regalato altri 2 rossetti. È stato il mio giorno fortunato, cioè perché ho svaligiato il negozio, allora mi hanno detto toh, prendili. Hai preso tutto tu, pigliate anche questi ormai. E il primo rossetto che devo dire ha un packaging molto curioso. Io non ho mai visto un rossetto quadrato in vita mia, o almeno col packaging quadrato io non ce l'avevo. Il colore si chiama Smart Fusion Lipstick Rouge, è il numero 407. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Non saprei descrivere questo colore, sembra quasi un rosso mattone. Non so se definirlo più rosso mattone o sempre nelle tonalità del rosa, perché ha una tonalità molto strana questo colore, molto particolare, però molto bello. E invece il secondo colore che mi hanno regalato è questo, con questo packaging grigio, è un Hydra Shiny Lip Stylo 009 e guardando qui dal packaging io ho pensato che fosse lì per lì un rossetto lucido, trasparente o bianco, perché come potete vedere non c'è un colore davanti come negli altri rossetti, quindi pensavo fosse in colore che servisse, non so, per dare brillantezza alle labbra o come preparativo per le labbra prima del rossetto, e invece no, perché è un colore anche questo. Ed eccolo qui, colore molto particolare. Vediamo se riesco a fare anche questo uno swatch. Sembra quasi di tonalità molto simile a quello di sopra, però questo forse è leggermente più scuro. Però devo dire che sono stati tutti e due bei regali molto apprezzati. Grazie mille Kiko, grazie mille. Ci ho svaligiato il negozio, ma grazie mille. Per quanto riguarda invece il mio ultimo acquisto, ragazzi, non ve lo posso far vedere qui perché è troppo ingombrante come acquisto. Non ho comprato un paracadute o robe varie, ve lo assicuro. La mia attenzione sull'ultimo negozio è stata catturata da un brand che io non avevo mai visto prima, non ne sapevo neanche dell'esistenza di questo brand. Sto parlando del brand di Flavio Castellani, un marchio tutto made in Italy. Fanno comunque tantissime cose, da vestiti eleganti, gonne, pantaloni, giubbotti, tutta roba molto di alta moda, diciamo roba molto fine. La mia attenzione è stata catturata proprio dalla vetrina di questo negozio, dove io ho visto su di un manichino un cappotto che era bellissimo. Ho sempre sognato di avere un cappotto del genere. Ora, siccome non ve lo posso far vedere, vi metterò magari una foto qui o qui, vediamo da dove mi torna meglio metterla, vi faccio vedere la foto. Un cappotto nero con bottoni dorati e una cintura in vita. Come potete vedere il modello è molto militare, con queste 2 trafile di bottoni, fa molto stile militare ed è anche molto lungo. Fate conto che a me arriva quasi alle caviglie e io sono 1,75 m, quindi per farvi capire quanto è lungo questo cappotto. E non solo ha i 2 file di bottoni davanti, ma anche una fila di 5 bottoni dorati anche sulle maniche, per andare ad impreziosirlo, come se non fosse già abbastanza carico come cappotto. Senza contare, raga, che come vi ho detto, il cappotto che avevo visto era quello in vetrina. E sfortunatamente di cappotto nero come quel modello c'era solo quello sul manichino, perché se no erano rimasti cappotti solo color terra di Siena bruciata, diciamo. Erano rimasti solo quei tipo di colori lì per quel cappotto, quindi l'unico cappotto nero era sul manichino. Cioè, sono entrata nel cappotto che era sul manichino. Quante volte può capitare? Cioè, in genere la roba che sta al manichino è quasi impossibile che possa stare a qualcuno. È veramente difficile, quindi mi sono stupita anch'io che mi entrasse. Però è stata una bellissima soddisfazione. L'unica pecca ovviamente di questo cappotto, essendo che ha 2 lati di bottoni, ci si mette un bel po' per aprire e chiuderlo il cappotto, perché logicamente ci vuole un po' di tempo per assemblare entrambe le file di bottoni. E un'altra piccola pecca che ha questo cappotto è che purtroppo non ha i passanti per la cintura è senza i passanti, quindi bisogna stare attenti quando la cintura si sgancia, cade subito.
logicamente, quindi bisogna stare attenti a dove lo si lascia, o si rovina o si perde la cintura. E questo è tutto, ragazzi, per quanto riguarda i miei acquisti all'outlet in Val di Chiana. Vi auguro una buona giornata e se questo video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su, lasciate un commento sotto al video se anche ci siete mai stati all'outlet in Val di Chiana, se avete intenzione di andarci e quali sono i vostri brand preferiti, e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere aggiornati su nuovi video. E mi raccomando, comprate solo cose che vi mettete. È difficile, ma possiamo farcela. E devo autoconvincermi pure io. Grazie a tutti, ciao!